In questo webinar, dal titolo Scopri l'equilibrodonzia, l'ortodonzia intercettiva con gli Equiptamed, cercheremo di capire un pochino assieme il protocollo clinico e la sequenza base per l'utilizzo degli equilibratori. Vorrei iniziare ricordando che tutti gli equilibratori hanno subito dei grandi studi, in particolare abbiamo scritto degli articoli e continuiamo a scriverne assieme all'Università dell'Aquila e assieme all'Università Tor Vergata di Roma. Quindi tutto quello che verrà detto in questo webinar ha un supporto clinico e scientifico di grande importanza. È stato anche fatto un libro con tutte le pubblicazioni che parlano di questi dispositivi. L'equilibrodonzia è un innovativo metodo ortodontico che ricerca l'equilibrio funzionale della bocca attraverso metodiche naturali e non invasive. Per equilibrio funzionale della bocca intendiamo movimenti della bocca sintomatici ed equilibrati, quindi parliamo di lateralità e di protrusiva. In questa situazione di equilibrio anche l'articolazione della mandibola deve essere asintomatica. La metodica base per la ricerca di tale equilibrio si basa sull'utilizzo di particolari apparecchi elastici e morbidi chiamati Equiptamed. Il percorso dell'equilibrodonzia nasce dalla consapevolezza che le malocclusioni sono sempre legate ad un'alterazione delle funzioni del cavo orale e questo ha profonde ripercussioni sulla salute generale e sulla postura. Cioè, più una bocca è in equilibrio, più quella persona è in equilibrio. Le due principali funzioni che sono sempre e spesso alterate nel cavo orale sono la respirazione e la deglutizione. Dove sono utilizzabili e in quali campi si possono utilizzare questi apparecchi? Sicuramente l'ortodonzia intercettiva è il campo più ampio, ma si possono utilizzare anche in pazienti bruxisti, apnee notturne, riabilitazioni implantoprotesiche, eccetera, eccetera. Questa sera ci occuperemo di analizzare e vedere in particolare l'ortodonzia intercettiva. Se guardiamo questi bambini, cosa possiamo notare? Notiamo sicuramente che hanno la bocca aperta e che respirano con la bocca, notiamo delle importanti occhiaie, segno di deglutizione atipica e di respirazione con la bocca. Quindi cosa possiamo dire che hanno di così intelligente e di performante questi apparecchi? Hanno di così intelligente che due cose. La prima, fanno andare la lingua sul palato. Grazie a questo scivolo linguale la lingua va sul palato e grazie a questo scudo esterno che chiamiamo scudo vestibolare favoriscono la respirazione nasale. Quando la lingua va sul palato e quando l'aria entra dal naso, tutto anche dal punto di vista dentale può migliorare. Questi apparecchi stanno rendendo obsoleti tutti gli altri in quanto sono minimamente invasivi, vengono portati solamente alla notte 2 ore al giorno, favoriscono la respirazione nasale e la lingua ad andare sul palato e creano un grande equilibrio macroscopico in bocca, cioè tendono a creare bocche alte e larghe. Chiaramente dove c'è spazio ci stanno anche denti dritti, lingua al suo posto, eccetera, eccetera. Vediamo subito un caso clinico trattato esclusivamente con questi apparecchi. Rebecca, bambina di 8 anni, fine cura 10 anni, quindi la cura dura 2 anni con questi apparecchi, ma dopo i primi 2 anni si può comunque continuare a portare l'equilibratore in maniera autonoma e venire a fare dei controlli una volta all'anno. Questa è la panoramica iniziale, non ci sono particolari problematiche. Questo è il giorno 0. Faccio notare le occhiaie, questo morso profondo e guardate un po' dopo 2 anni
Cos'è successo? Come si è armonizzato questo viso, come le occhiaie sono quasi scomparse, come è aumentata la dimensione verticale, com'è l'armonia generale di questa bambina. Sorridi forte e sorridi forte. Adesso poi vediamo meglio i denti, comunque l'equilibrio generale è veramente molto interessante. Se guardi la foto di profilo, prima e dopo 2 anni, guarda l'occhio come è molto più presente, molto più vispo, come tutto si è armonizzato ed equilibrato. Eccola qua. Vediamo un po' i denti. Questa è la situazione iniziale, in cui c'era un morso profondo, associato anche a un po' di overjet. Dopo 2 anni il diastema superiore si è ridotto quasi del tutto, sono arrivati gli incisivi laterali che avevano poco spazio, chiaramente deve ancora completare tutta la permuta posteriore, è aumentata la dimensione verticale, in generale questa bocca è migliorata veramente molto. Vediamo un pochino la visione destra, prima e dopo 2 anni, la visione sinistra, prima e dopo 2 anni. Mi piace sempre fare anche le foto in lateralità per rendere così tridimensionale, un po' più tridimensionale la visione della bocca. Vediamo come si apre una beanza sul lato bilanciante e dopo 2 anni, come tutto anche sul lato bilanciante e lavorante, tende ad armonizzarsi. Anche nella lateralità sinistra, vedete questa beanza sul lato bilanciante e come questa beanza tende a ridursi in maniera molto importante. Queste sono le foto occlusali finali. Dopo i primi 2 anni, questa paziente continua a portare l'equilibratore in maniera autonoma e verrà a fare dei controlli una volta all'anno. Vediamo di capire un po' meglio adesso quali sono i protocolli clinici con gli Equiptamed per raggiungere questi risultati. Allora, se sei un neofita, la sequenza base prende in considerazione la distanza delle cuspidi palatine di 14 e 24. Quindi, misurando la distanza cuspide palatina 14 e 24, si può avere una misura precisa per scegliere l'equilibratore corretto per quel paziente. Nei pazienti pediatrici si inizia col dispositivo starter, che è chiamato Niki, è un dispositivo linguale che poi vediamo, e la sequenza viene definita non tanto in base alla distanza degli elementi 14-24, ma in base all'età. Infatti ci sono dei dispositivi, che fra poco vediamo, suddivisi in base all'età. Nei pazienti in prima e seconda classe, invece, dai 14 anni in su, con la distanza di cuspidi palatine superiori ai 26 mm, oltre al dispositivo starter si utilizzano sempre dispositivi universal come primo e secondo e dispositivi semi-line come terzo e quarto dispositivo. Nelle terze classi invece dai 14 anni di età in su, con la distanza alle cuspidi palatine superiore a 26, oltre al dispositivo starter linguale si utilizza una sequenza apposita di dispositivi Prognathus di terza classe. Modifiche annuali in questi casi, controllare se la lunghezza del dispositivo è troppo eccessiva in fondo e quindi in questo caso il dispositivo viene tagliato, accorciato e rifinito. Sequenza base universale in equilibrodonzia, consigliata per pazienti pediatrici e adolescenti dai 3 ai 14 anni. Prima, seconda e terza classe. Abbiamo 3 dispositivi che vanno da 1 a 3, 3, 5, 5, 8 anni, che vanno bene in qualunque bocca. Il primo dispositivo è il dispositivo starter linguale Niki, che vedete qua in azzurro,
È disponibile anche rosa e anche trasparente. Da 1 a 3 anni si utilizzano questi dispositivi Kids che vanno sotto il nome di 1.0, 1.05 e 1.1. Quando i bambini diventano un po' più grandi, 8-9 anni, iniziamo a trattare i pazienti con la serie Young. La serie Young è composta da 5 dispositivi. Vedete EQ Young 1.2, EQ Young C3P Young, EQ Young SL3, EQ Young U4, EQ Young C4P. Questi 5 dispositivi, sostituiti ogni circa 6 mesi, permettono di ottenere un riequilibrio delle funzioni respiratorie e deglutitorie in tutti i pazienti in prima e seconda classe dentale, anche in prima e seconda divisione. I dispositivi vanno utilizzati e portati per ogni 6 mesi, dopodiché si passa al dispositivo successivo. Se il bambino ha tra 8 e 9 anni, quasi sicuramente andrà bene l'1.2 Young, se è un po' più grande il C3P e avanti così. Indipendentemente da quale dispositivo parto, poi sostituirò dopo 6 mesi il dispositivo con quello un po' più grande. Qui sotto vedete anche l'equilibratore TIN, il C4P TIN e l'SL4 TIN che vengono usati in sequenza dopo la serie Young. Nelle terze classi il dispositivo starter linguale, poi si prosegue con tutti gli apparecchi di terza classe. Vedete che ci sono vari colori, cambiando i colori vuol dire dare diverse durezze di equilibratore al paziente, dare diversi stimoli e creare nel medio e lungo termine un equilibrio generale molto interessante e bello. Nei pazienti con varie sintomatologie, l'EQ-Eptamed serve e funziona? Certamente sì. Diciamo che dopo 6, 8, 10 mesi di utilizzo dell'equilibratore, molte sintomatologie come mal di testa, collo, sciatalgie, schiena, dolori posturali di vario tipo, problematiche all'articolazione della mandibola, bruxismo, eccetera, tutte queste problematiche tendono gradualmente a migliorare. Nei pazienti invece che utilizzano bracket o mascherine, si può utilizzare gli equilibratori? Certo che sì. In contemporanea, sia che bracket che mascherine, si possono utilizzare gli equilibratori, alla fine come contenzione si può utilizzare sempre l'equilibratore, chiaramente assieme a delle mascherine di contenzione. Ecco qua alcune immagini che mostrano i bracket, il paziente con l'equilibratore in bocca, con la bocca aperta e chiaramente serrando i denti, i bracket entrano completamente dentro l'equilibratore, evitando anche lacerazioni e problematiche alle mucose orali. Stessa cosa con le mascherine con gli allineatori trasparenti. In questo caso l'equilibratore più indicato è la serie Genius. In questo caso qui vedete un G3 che è la misura intermedia. Gli esercizi servono a ottimizzare il funzionamento dell'equilibratore. Possono essere di respirazione, deglutizione, masticazione e movimento e devono essere fatti almeno una volta al giorno. Nel catalogo sono spiegati molto bene questi esercizi. Primi giorni di utilizzo. Importante sapere che generalmente l'EQ-Eptamed rimane in bocca del paziente già dalla prima notte.
Se così non fosse, non allarmarsi in quanto, essendo ogni persona diversa dall'altra, possono servire anche settimane affinché rimanga in bocca fino al mattino. Il motivo principale per cui si perde è perché il paziente è abituato a respirare con la bocca, quindi ritrova un ostacolo e quindi viene istintivo perderlo durante il sonno. In questo caso potrebbe essere interessante fare dei forellini sullo scudo vestibolare per far passare un po' di aria. Come possiamo proporre ad un paziente l'equilibratore Heptamed e a chi? Vediamo un pochino. Sicuramente iniziando a parlarne in studio, con dei quadretti pubblicitari in sala d'attesa, iniziando a portare noi stessi l'equilibratore, provando. Tutto inizia alla prima visita, semplice, chiara ed efficace. Io personalmente porto questo apparecchio da quando ho iniziato a lavorare e circa 15 anni fa ho iniziato a trattare tanti pazienti con questi equilibratori e io sono stato uno tra i primi pazienti e tuttora porto l'equilibratore tutte le notti e la mia bocca si è equilibrata molto bene. Quindi domani cosa ti consiglio di fare? Prendere delle impronte in alginato o anche digitalmente per un trattamento con l'equilibratore. A chi? A uno dei pazienti visti in quel giorno, per esempio un bambino 7-10 anni per ortodonzia intercettiva, clic ATM eccezionale, mal di testa, collo, schiena, bruxisti, respiratori orali, riabilitazioni protesiche, eccetera, eccetera. Tutto inizia dalla prima visita. Vediamo un pochino meglio cosa possiamo fare. Se arriva un contatto telefonico per una richiesta di prima visita, la cosa importante è dire alla segretaria, all'assistente, che siano presenti entrambi i genitori. La prima visita sarà a pagamento in quanto le cose gratis non funzionano. Già al telefono sarebbe buona cosa invitare il paziente alla lettura di un libro o consultare il sito www.heptamed.it. Io ho scritto un libro che si intitola L'equilibratore dentale, l'alternativa ai classici apparecchi metallici, come riequilibrare denti e sorriso durante la crescita in maniera naturale e poco invasiva. In questo libro è raccolta un po' la mia esperienza clinica e è un libro di 150 pagine, poco meno, molto semplice, che spiega in maniera chiara e diciamo così elementare come funzionano questi apparecchi. Se uno dei tuoi pazienti leggerà questo libro, posso garantirti che verrà da te a iniziare un percorso con questi apparecchi. Il tempo per la prima visita è di 30 minuti. In questo libro, diciamo, ci sono molte immagini, ci sono dei casi clinici, è spiegato molto bene come funziona tutto il percorso con gli equilibratori. Ti invito a leggerlo, è stato un grande lavoro, penso che possa essere utile per imparare e apprendere qualcosa di interessante. L'ultima frase del libro: non mi resta che invitare anche a te che stai leggendo a fissarti una visita dal dentista più vicino a te formato in equilibriodonzia per iniziare questo affascinante percorso. In bocca al lupo. Questo libro è stato tradotto in 6 lingue, in quanto c'è stata molta richiesta di vari colleghi per formare i propri pazienti: tedesco, spagnolo, francese, inglese e ungherese. Durante la prima visita ti consiglio di illustrare i principi dell'equilibratore, la respirazione nasale, la lingua, dove va, come si deglutisce, far vedere fisicamente un equilibratore, descriverlo, dove vanno i denti sopra, i denti sotto, una spiegazione di una durata non più
di 7-8 minuti. Interessante avere un kit starter, che vedi in questa immagine, per scegliere poi il dispositivo adatto per quel paziente. Quindi, cosa si può spiegare in maniera semplice al paziente nella prima visita? Per esempio, come si deglutisce? Ti lascio leggere. Perché respirare con il naso? Chiaramente respirare col naso favorisce uno stato di calma e di rilassamento. Come da protocollo base, se il paziente decide dopo la prima visita di iniziare il percorso con l'equilibratore, importante consegnare subito il primo dispositivo chiamato NICI o dispositivo o equilibratore linguale. Esistono due modelli di NICI per i più piccoli e uno per gli adulti più grandi. Totale 3 modelli, NICI 1 e 2 adulti. NICI 1 bambini piccoli fino ai 5, 6, 7 anni, nei bambini un po' più grandi il NICI 2, NICI 3 negli adulti molto molto grandi con delle bocche molto ampie. Il NICI è un dispositivo che va usato per i primi 60 giorni, un'ora al giorno durante momenti ludici. Durata massima del trattamento col NICI non più di 3 mesi. Questo è un estratto del catalogo, vedete il dispositivo più piccolo, l'1, il 2 e il 3. Sono disponibili in varie colorazioni. Ecco qua un esempio del NICI. L'obiettivo del NICI è tenere distanti le labbra e favorire la deglutizione corretta e chiaramente anche la respirazione corretta. Questo è il NICI 1 con il laccetto, mentre negli adulti non c'è più il laccetto e l'equilibratore, come vedi nella foto più in basso, viene posizionato fra le labbra e i denti. Non necessita di nessun ritocco, è molto confortevole per tutti i pazienti. Eccolo qua. Una volta iniziata la terapia, come seguire in modo efficace l'evoluzione? Vediamo un pochino. Allora, buona regola fare delle belle fotografie. All'inizio 4 foto al viso e 7 alla bocca. Chiaramente con l'apribocca. All'inizio, dopo aver fatto le foto, si può anche farne vedere qualcuna al paziente, per esempio per renderlo consapevole della sua situazione. Agli pazienti adulti fa scrivere alcune righe su come si sentono, come vanno studio, lavoro, dolori, fastidi, è un documento molto importante per renderli poi nel tempo consapevoli di com'era la situazione iniziale. Esempio, paziente adulto che scrive ho 3 volte alla settimana mal di testa, soffro di cervicalgia da 3 anni e ho un dolore al ginocchio destro. Questo documento nel corso del tempo, alle varie visite, è interessante farlo rivedere al paziente per renderlo appunto consapevole della sua situazione iniziale e dei cambiamenti e dei miglioramenti che ha avuto. Le fotografie è importante farle con la griglia posturale e anche magari col tappetino terapeutico, perché se noi abbiamo uno sfondo monocolore, bianco, grigio, nero, non riusciamo a vedere l'inclinazione della testa da una parte o dall'altra e neanche delle spalle, quindi è importante avere una griglia. Ecco qui la griglia posturale, con i vari riferimenti e anche l'altezza.
Vediamo un altro caso, trattato esclusivamente con questi equilibratori, una tendenza alla terza classe, ortodonzia intercettiva. In questo caso sono stati utilizzati i seguenti dispositivi, il Niki 2, il nasale e 3.2 e 3.3 sono i dispositivi della serie 3, i dispositivi per le terze classi. Una volta che la terza classe si è risolta, passo dei dispositivi come l'SL3 e l'U4 della serie Young che vanno bene sia per la prima che per la seconda classe. Vediamo un pochino meglio. Giorno 0 e dopo 9 mesi. Vedete un po' le occhiaie come sono cambiate? L'impostazione delle labbra, gli occhi, tutto più armonico. Inizio e dopo 9 mesi. Dopo pochissimo tempo questa inversione degli incisivi superiori si è risolta in maniera molto brillante, esclusivamente utilizzando questo dispositivo. Guardate il profilo. E il profilo. Ti faccio notare come l'occhio era abbastanza stanco, addormentato, un po' perso e come dopo un po' di tempo in cui si invita, in cui si stimola la paziente a respirare correttamente, a deglutire correttamente, ti faccio notare come l'occhio cambia, come cambia il profilo, come cambia tutto. Questa è la situazione dentale, il giorno 0 e dopo 9 mesi. Visione destra, visione destra, visione sinistra e visione sinistra. È aumentata la dimensione verticale, l'inversione si è risolta, la paziente respira meglio, deglutisce meglio, in generale sta meglio a 360 gradi. Ancora i movimenti di lateralità, in questo caso mandibola fatta volontariamente spostare verso destra, è scattata una foto, e dopo 9 mesi. Stessa cosa a sinistra, lateralità a sinistra, e lateralità a sinistra. Anche il diastema è migliorato molto. Questo è il suo sorriso il giorno 0 e dopo 9 mesi. Abbiamo visto qualche caso clinico, abbiamo visto che questi dispositivi hanno un grande potenziale. Questi dispositivi si possono modificare, cioè si possono incollare, ritagliare dei pezzettini preformati dove è necessario. Per esempio, in questa immagine vedete un dispositivo utilizzato da circa 6 mesi con un cuneo al centro per l'espansione, con una fascetta per vestibolarizzare gli incisivi superiori, questo è un mantenitore di spazio, ci sono anche dei forellini per la respirazione, quindi si possono individualizzare in maniera molto semplice. Qui vediamo un kit, tutti i kit che ci sono per fare le varie modifiche, tutti gli strumenti dal Bunsen, alla colla, il primer, le frese, taglierini, eccetera. E quindi in un corso di formazione di 2 giorni si possono apprendere molto bene quali sono tutte le modifiche da fare. Se ti è piaciuto questo webinar, se ti sei un po' appassionato a questi apparecchi,
e chiaramente è necessario continuare la formazione perché in una mezz'ora, tre quarti d'ora è un po' difficile spiegare tutto, e quindi ti invito a visitare il sito della Heptamed e verificare i corsi disponibili nelle varie lingue. Il prossimo corso in lingua italiana si svolgerà a Milano il 7 marzo prossimo, e ci sarò anch'io a farti vedere altri casi clinici, a portarti la mia esperienza quindicennale in questo settore. Io mi occupo quasi esclusivamente di trattare pazienti con gli equilibratori e quindi diciamo che è il mio lavoro da circa 15 anni. Chiaramente all'inizio c'è bisogno di capire un po' di cose, è tutto abbastanza semplice. In una giornata dal vivo chiaramente riusciremo a capire un po' quali sono tutti i vari apparecchi e come utilizzarli nei vari casi che si sottopongono nella quotidianità in studio. Questa è la locandina del corso. Assieme a me ci sarà anche il direttore della Heptamed, Fabrizio Sintucci, e il dottor Francesco Santi di Torino per raccontarvi e spiegarvi al meglio tutta la bontà che sta dietro a questi apparecchi. Voglio concludere riassumendo un pochino cosa è successo in questi 15 anni. Quando ho iniziato a utilizzare questi apparecchi esistevano solamente 4-5 modelli di apparecchio, oggi ci sono più di 300 combinazioni e quindi una customizzazione veramente interessante. I materiali una volta erano 2, oggi ce ne sono 5. Abbiamo, in base alle durezze, non in base alle durezze, in base al colore dell'apparecchio c'è una durezza di materiale. È buona cosa alternare sempre i colori e quindi alternare le durezze. Esempio, materiale arancione il primo apparecchio, verde il secondo, bianco il terzo, blu il quarto. Alternare le durezze dei materiali nel corso della cura dà stimoli diversi al paziente e crea un equilibrio nel medio-lungo termine molto migliore. Una volta gli apparecchi non si potevano modificare, oggi si possono modificare. Ci sono gli osteopati molto appassionati a questi dispositivi e quindi c'è possibilità di interagire con loro. L'esperienza tantissima, migliaia di casi trattati. Abbiamo scritto tantissimi articoli, c'è un libro intero, come ho detto all'inizio, in cui sono presentati tutti i lavori scientifici che abbiamo fatto in questi anni. Le università sono sempre più interessate a questi apparecchi e quindi, diciamo così, questo mondo dell'equilibrodonzia si sta sviluppando in maniera sempre più importante, in quanto questi apparecchi sono minimamente invasivi, sono molto soft, sono molto naturali, ben tollerati da tutti i pazienti, in particolare dai bambini. La fascia d'età 8, 12, 13 è veramente una fascia in cui si può fare tanto, morsi profondi, morsi aperti, crossbite, terze classi, insomma questi apparecchi non fanno tutto, ma possono fare veramente delle belle cose, in particolare aiutare i pazienti a respirare correttamente e deglutire correttamente. Quando la respirazione è corretta e la deglutizione è corretta, le bocche magicamente si allargano, si alzano e acquisiscono un equilibrio generale macroscopico, proprio bello. Io ho concluso, ti ringrazio per avermi ascoltato e spero di vederti dal vivo al prossimo corso a Milano. Ciao ciao!